Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Nel video di oggi parlerò di qualcosa che per alcuni potrebbe essere un po' troppo. Alcuni di voi potrebbero essere facilmente impressionabili o suscettibili o semplicemente non vogliono sentir parlare di questo argomento, non vogliono conoscere questo argomento. Nessun problema, però vi consiglio di non continuare con il video in quel caso. Per tutti gli altri, invece, nel video di oggi parleremo di mestruazioni. Come parlare di questo argomento in italiano, quali sono i vocaboli che potete usare per parlare di questo argomento, vediamoli insieme. Innanzitutto, i termini che potete usare per parlare di questo sono le mestruazioni, il mestruo, il ciclo, le mie cose. Quindi potete dire ho le mestruazioni, ho il mestruo forse è un po' meno usato, così come le mestruazioni, è un po' troppo seria come parola, però forse in contesti un po' più formali vorrete usare queste parole. Un po' più informale e comune ci sono ho il ciclo, ho le mie cose. Passiamo alla sindrome premestruale o ai sintomi premestruali e ai dolori mestruali. Quali sono? Ovviamente variano da persona a persona, sono diversi, per alcune sono più numerosi e più pesanti, per altre un po' più leggeri, ma vediamo generalmente quali sono questi sintomi. C'è sicuramente l'essere più nervose, più irascibili, facilmente irascibili. L'umore cambia più facilmente o siete di cattivo umore, un momento siete felici, il momento dopo siete tristi, siete un po' lunatiche. Quindi essere lunatico significa cambiare l'umore molto facilmente, molto velocemente. Questi possono essere un po' i sintomi di questa sindrome. Un altro sintomo è il gonfiore, quindi essere gonfi, generalmente avere gonfiore nella pancia, nel seno o nelle gambe. Sono gonfia, si dice sono gonfia. Avere i crampi, questo sia forse prima ma soprattutto durante il ciclo si hanno i crampi che possono essere più o meno forti, più o meno pesanti. Avere molta stanchezza, essere stanchi, avere dolore alle articolazioni, dolore ai muscoli, mal di testa o dolore alla schiena molto spesso. E per tante ragazze, per tante donne ci sono anche le voglie, quindi ho voglia di qualcosa, quindi avere un forte desiderio di mangiare qualcosa, di solito dolci, cioccolato, gelato, ma per molte persone anche il salato. Personalmente io ho sempre le voglie di biscotti. Quali sono i modi per curare o per alleviare questi dolori o questi sintomi? Penso che questo sia personale, ognuna affronta questo momento in modo diverso. Personalmente i crampi così dolorosi, così forti a me vengono raramente, per fortuna. Quando mi vengono prendo di solito una medicina che può essere ibuprofene, può essere un antidolorifico apposito per le mestruazioni o Loki, è molto comune in Italia. Bevo molto tè caldo per aiutarmi, oppure uso la borsa dell'acqua calda, che è questa è elettrica, quindi si può scaldare con una presa elettrica, ma ci sono anche quelle dove metti dentro l'acqua bollente, l'acqua calda, e la appoggio sulla pancia per aiutare ad alleviare un po' i dolori, il gonfiore, i crampi, e a volte aiuta. So che tante persone fanno esercizio o fanno dello stretching o dello yoga per alleviare i dolori. Per me personalmente non funziona, ma una medicina o
questa borsa dell'acqua calda funziona perfettamente. E infine gli ultimi vocaboli che vorrei insegnarvi in questo video sono quelli dell'assorbente. Quindi un assorbente normale, generale, può essere un assorbente interno o tampone, oppure c'è la coppetta mestruale o semplicemente coppetta, che usano tante persone e soprattutto negli ultimi anni è diventata un po' più conosciuta e più diffusa per ragioni ecologiche. Ok, questo era il video di oggi. Se siete arrivati fino a questo punto e non siete donne, complimenti, perché non avete problemi a parlare o a sentire parlare di questo argomento e non è così comune per mia esperienza personale, quindi bravissimi a nome di tutta la comunità femminile. Vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che abbiate imparato delle nuove parole, dei nuovi vocaboli di cui spesso non si parla perché ci si vergogna, perché è un tabù molto spesso della società, ma secondo me è molto importante parlare di qualsiasi argomento. Quindi grazie per aver guardato questo video, non dimenticatevi di iscrivermi al mio canale se volete continuare a imparare insieme a me e vi rivedrò nel prossimo video. Ciao!